I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Salve gente! Benvenuti ad un nuovo esaltante episodio di RetroLab, la rubrica in cui analizziamo con amore, ironia e un pizzico di masochismo i franchise e le saghe che ci hanno cresciuti, traumatizzati e soprattutto resi gli adulti discretamente discutibili che siamo oggi. E sì, oggi ci tuffiamo in una delle saghe più luminose, più oscure, più dannatamente complicate, ma allo stesso tempo più amate di sempre: Kingdom Hearts. In questo viaggio esploreremo tutto, o quasi tutto, dalle origini leggendarie, passando per i giochi principali, gli spin-off che, spoiler, non sono spin-off, le porte, le luci, le oscurità, le luci nell'oscurità, le oscurità nelle luci. Insomma, tutto quello che ci ha fatto dire almeno una volta Nomura. Perché? Sì, lo so cosa state pensando, ma davvero oggi proviamo a dare un senso all'intera saga? Esatto. O meglio, più o meno, diciamo che ci proveremo, ecco. Allora, siete pronti? Perché da adesso il viaggio ha inizio! Le idee geniali vengono spesso raccontate come lampi di ispirazione, l'autore che guarda il tramonto, il creativo colpito dal fulmine di intuizione o addirittura la musa che sussurra parole poetiche all'orecchio. La verità purtroppo è quasi sempre molto meno romantica. Le idee geniali nascono spesso dalla frustrazione, dall'urgenza e dalla concorrenza, a volte persino dall'invidia. E la storia di Kingdom Hearts in un certo senso ha inizio proprio così, con Shinji Hashimoto che voleva disperatamente battere Super Mario 64. Negli anni 90, infatti, Square guardava Mario 64 come una specie di mostro sacro intoccabile. Quel gioco, infatti, aveva riscritto le regole del 3D, dei platform e dell'esplorazione, e Hashimoto lo studiava come un avversario troppo forte da ignorare e allo stesso tempo troppo brillante da non temere. Così un giorno arrivò la domanda che quasi tutte le aziende videoludiche si posero in quel periodo, ovvero: come facciamo a competere contro Mario senza avere, un Mario? La risposta arrivò con la chiarezza di una visione: se non puoi battere un'icona, prendine una ancora più famosa. E per Shinji Hashimoto quella era proprio Disney. Topolino, Paperino, Pippo, le principesse, mondi e storie che tutti in tutto il mondo conoscono fin dalla prima infanzia. Hashimoto non pensava certo a Kingdom Hearts all'epoca, ma a sopravvivere semplicemente alla rivoluzione di Mario, e convinse Square che il modo migliore per farlo fosse proprio quello di unirsi al marchio più potente dell'immaginario mondiale, che per uno strano scherzo del destino condivideva lo stesso edificio di Square. E un giorno, almeno secondo la leggenda, Hashimoto si ritrovò in ascensore con una dirigente della Disney Japan, alla quale chiese: perché non fare un gioco insieme? Ora, ad oggi non sappiamo quanto ci sia di vero in questa storia, ma una cosa la sappiamo per certo, ovvero il come siamo arrivati al coinvolgimento di un giovane ma famoso character designer, ovvero Tetsuya Nomura. Quest'ultimo, infatti, ascoltando Hashimoto parlare con Inobu Sakaguchi, padre della saga di Final Fantasy e figura fondamentale in casa Square, all'accostamento delle parole Disney e mondi esplorabili non poté che esplodere in un tripudio di creatività e idee, dando la sua immediata disponibilità al progetto. Per Nomura l'immaginazione non aveva limiti, e diciamo che Disney se ne accorse tipo immediatamente. La prima versione di Sora, infatti, era, come dire, diversa? Era fortemente ispirata a Re Leone, e a peggiorare le cose Nomura aveva, deciso di equipaggiarla con una motosega gigante come arma nel mondo Disney. La reazione dei dirigenti fu probabilmente un silenzio lungo e carico di disperazione.
Ma poi Nomura disegnò qualcosa di semplice, elegante e quasi banale. Non una spada, non un'arma realistica, ma una semplice chiave. E in quell'istante tutto si allineò. Per Disney la chiave era pacifica, simbolica, universale. Per Square una chiave poteva aprire mondi, storie, concetti. E per Nomura una chiave poteva divenire qualsiasi cosa. Nacque così il Keyblade. Ma c'era ancora un grosso problema. Mancava il titolo. Ed è qui che inizia un altro piccolo dramma creativo, perché ecco, Disney voleva assolutamente la parola Kingdom nel titolo, in modo da evocare la magia, i castelli e i regni delle fiabe. Il problema? Beh, avevano appena inaugurato il parco più costoso della loro storia recente, ovvero il Disney's Animal Kingdom, e non volevano assolutamente in nessun modo rischiare che qualcuno pensasse che il possibile videogioco Kingdom qualcosa potesse essere collegato anche solo in parte allo zoo tematico per cui avevano appena speso miliardi di dollari. Square dal canto suo insisteva invece per Hearts, tema cardine dell'intera visione di Nomura fin dal principio. E così, dopo giorni di discussioni, proposte e titoli decisamente assurdi e per questo scartati, Nomura unì semplicemente le due parole, pronunciandole come se fossero la cosa più naturale del mondo: Kingdom Hearts. Disney approvò immediatamente. Il rischio di confusione con Animal Kingdom era scansato. Square era soddisfatta in quanto la parola Hearts era presente e Nomura si sentì probabilmente la persona più realizzata dell'epoca. Il titolo era perfetto, non significava niente, ma allo stesso tempo tutto. Fu così che nel 2000 il primo teaser trailer di Kingdom Hearts fu presentato al Tokyo Game Show. La gente vide un ragazzino con scarpe sproporzionate combattere insieme a Paperino e Pippo attraverso i mondi Disney, e il tutto mixato con l'estetica di uno dei JRPG più famosi della storia, ovvero Final Fantasy. La reazione del pubblico fu unanime. Ma cosa diamine sto guardando? Perché sembra sbagliato e perché lo voglio subito? Ed è qui, in questo miscuglio di follia, ambizione, licenze improbabili e un probabile ascensore condiviso, che nasce uno dei crossover più iconici della storia dei videogiochi. Il destino stava bussando alla porta e noi eravamo pronti ad aprirla. Era il 2002 ed il mondo stava finalmente mettendo le mani su quell'attesissimo crossover tra Final Fantasy e l'universo Disney, non sapendo minimamente cosa aspettarsi. Il primo capitolo di Kingdom Hearts inizia infatti nel modo meno Disney possibile, presentandoci per la prima volta un mondo che non può essere salvato e che viene inghiottito dall'oscurità. Uno scenario di gran lunga differente rispetto ai canoni Disney. A ciò ci viene presentato un protagonista, Sora, che non sceglie l'avventura ma ci cade letteralmente dentro, contrariamente al suo migliore amico Riku, che sembra imbracciare l'oscurità pur di realizzare il proprio sogno. E subito dopo questo tragico prologo, ecco che il giocatore viene catapultato a Traverse Town, una sorta di hub dove finiscono tutti coloro che hanno perso il proprio mondo, scoprendo così una delle idee più brillanti del gioco. I mondi Disney non sono semplici livelli, ma mondi e dimensioni, ognuna con le sue regole, il suo stile, la sua storia e soprattutto liberamente esplorabili, ovviamente tenendo presente i limiti tecnici dell'epoca. E proprio qui Sora incontra i suoi nuovi compagni di viaggio, Pippo e Paperino, messi in missione da Re Topolino. E qui arriva la curiosità che forse in pochi ricordano. L'idea originale era infatti quella di rendere Topolino il protagonista del gioco, ma c'erano vari problemi. Il più importante di tutti non era narrativo, ma legale. Disney infatti aveva già rilasciato una licenza per un gioco con Topolino come protagonista, ovvero Disney's Magical Mirror Mickey Mouse, un gioco per GameCube a opera di Capcom. Inoltre Topolino era
troppo prezioso per metterlo a rischio in quello che per Disney era un semplice esperimento. Disney impose quindi restrizioni rigidissime e proprio per questo Topolino verrà mostrato solo alla fine del gioco e per una manciata di secondi. Solo dopo il successo del primo capitolo, Disney infatti diventerà leggermente più permissiva nell'utilizzo del personaggio. Comunque, da Traverse Town parte quindi il viaggio di Sora per ritrovare i propri amici e per salvare letteralmente ogni reame. Il giocatore si ritrova infatti a viaggiare a bordo della Gunship, un'astronave in grado di viaggiare attraverso i mondi e le cui, e passatemi il termine, poco apprezzate sequenze di gameplay furono inserite sia per limiti di hardware sia per ragioni narrative. Il risultato però diede vita a delle sequenze di gameplay che non solo spezzavano il ritmo narrativo, ma che presentavano un game design definito da alcuni rozzo e ripetitivo. Fortunatamente però i mondi Disney furono un successo clamoroso. Inizialmente Nomura aveva intenzione di inserire ben 20 mondi esplorabili tra regni Disney e originali, ma poi si optò per una selezione di 13 in totale, con i mondi Disney più amati e interessanti. Degli esempi sono Wonderland, Agrabah, Atlantica, dove Sora addirittura nuota, cioè più o meno, diciamo che qui i limiti tecnici si fecero sentire non poco. Il Bosco dei 100 Acri, Halloween Town, Deep Jungle, che fu uno dei mondi più apprezzati e che purtroppo non fu mai più riproposto in quanto Disney perse i diritti su Tarzan. Ma poi si arriva ad Hollow Bastion, il mondo che cambia completamente le carte in tavola. Un mondo che fece capire quanta libertà, ma allo stesso tempo quanti limiti impose la Disney. Infatti, se da un lato Square poté finalmente spingersi oltre il tono fiabesco e raccontare tradimento, sacrificio e identità, dall'altro Disney impose una lunga lista di condizioni. L'antagonista principale doveva essere un loro villain riconoscibile, le principesse non potevano essere umiliate, maltrattate o addirittura morire, e persino gli atti più oscuri dovevano avere delle conseguenze controllate. In pratica, Hollow Bastion è il luogo dove più di tutti la libertà autoriale e la protezione del brand convivono a forza, ma anche dove Kingdom Hearts trovò la sua forma definitiva. È proprio qui che Sora scopre che Malefica sta guidando la legione degli Heartless, capisce che i mondi stanno cadendo uno dopo l'altro e soprattutto è qui che la storia tradisce ogni aspettativa Disney, perché Riku torna, ma non come amico, come rivale. Riku viene infatti presentato al giocatore totalmente corrotto dall'oscurità e brandendo una versione alternativa e aberrata di un Keyblade. Il viaggio si trasforma così da avventura a conflitto, tra amicizia e paura, tra luce e oscurità, tra crescita e perdita. Inoltre, c'è Kairi. La sua anima è letteralmente dentro Sora, il suo cuore si è rifugiato nel suo per sopravvivere e quando Sora lo scopre decide di compiere l'atto più folle della sua vita, ovvero trafiggersi col Keyblade per liberarla. Cioè un protagonista Disney che si sacrifica? Ora, parliamoci chiaro, oggi potrebbe essere quasi la normalità, ma nel 2002 era un colpo di scena enorme. E proprio per questo la scena è rimasta iconica, per non parlare del plot twist con la comparsa di Ansem, che fu letteralmente uno shock. Inoltre il gioco non si chiude con il solito e vissero per sempre felici e contenti a cui Disney ci aveva abituato. Sora, Riku e Kairi, infatti, non tornano insieme, lasciando così il giocatore con un finale incompleto, o meglio, con una promessa. E proprio per questo è rimasto impresso nella memoria collettiva. E mentre i titoli di coda scorrono con Simple and Clean, che riascoltandola oggi, mamma mia quanto sa di inizio anni 2000, ciò che resta nella mente dei giocatori non è la trama in sé. Anche perché fino a qui era stata piuttosto lineare, anche se con qualche plot twist, ma la sensazione di aver vissuto un viaggio tra mondi che non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Kingdom Hearts non è un semplice crossover e soprattutto non è solo un gioco per bambini,
e chi lo ha completato al 100% lo sa bene. È un action RPG che mescola platform, magie, parti dinamici e boss segreti che hanno fatto imprecare un'intera generazione, da Sephiroth, che è diventato un meme di difficoltà ancora prima che i meme esistessero, al titano di ghiaccio, fino ad arrivare a Kurt Zisa e Phantom. Il gioco è letteralmente pieno di contenuti nascosti, dai finali segreti alle armi e un design dei livelli che ancora oggi viene studiato per quanto fosse avanti rispetto al 2002. Ma soprattutto Kingdom Hearts ha lasciato un impatto culturale enorme. Ha unito generazioni e mondi. Chi amava Disney da un lato e chi amava Final Fantasy e gli RPG dall'altro, avendo fatto scoprire questo tipo di gioco a chi non li aveva mai giocati. E ha dimostrato che i crossover possono avere una vera anima e che la nostalgia, se usata bene, può diventare un linguaggio. Ed è qui, in questo viaggio tra luce e ombra, innocenza e caos, amicizia e perdita, che Kingdom Hearts smette di essere un esperimento e diventa una saga. Adesso però è il momento di addentrarci in un luogo dove la memoria mente e la storia si confonde. Il primo Kingdom Hearts si chiudeva con una promessa. Il viaggio sarebbe continuato e la scena con Sora, Pippo e Paperino che inseguono Pluto ne era la prova. E quando Sora si ritrovò a ricevere indicazioni da una misteriosa figura incappucciata, tutti pensammo che Kingdom Hearts 2 stesse per iniziare, e invece no. Questa misteriosa figura ci trascina in un luogo che non somiglia a nulla di ciò che abbiamo visto. Un castello al cui interno è tutto bianco come un foglio vuoto, ma allo stesso tempo pesante come un ricordo che non vogliamo affrontare. Un palazzo che si costruisce mentre si sale, piano dopo piano. Un labirinto in cui più si avanza e più si dimentica. Stiamo parlando di Castle Oblivion. E già dall'incipit del gioco si capì che questa non sarebbe stata una storia normale. Non continua esattamente quella del primo gioco, o meglio, non nei termini classici, ma in un certo senso la riscrive. Appena Sora mette piede nel castello, infatti, la misteriosa figura lo inviterà a procedere per perdere qualcosa al fine di ottenere, o ottenere qualcosa solo per perdere tutto. Confusi? Beh, lo siamo stati tutti. Questo è un concetto potente, inquietante, poetico e soprattutto è la prima vera comparsa di ciò che diventerà il cuore filosofico e motore narrativo della saga. Stiamo parlando dell'Organizzazione 13. Il gruppo è formato interamente da nessuno, ovvero le entità che restano quando si forma un Heartless, e un sottogruppo dell'organizzazione è interessato a manipolare Sora per i propri scopi. All'interno del castello, più Sora sale i piani e più qualcosa dentro di lui svanisce. I ricordi cominciano a sfaldarsi, alcuni amici svaniscono e certi volti cambiano. Una ragazza di nome Naminé comincia a sostituire Kairi nella sua memoria e questa diventa sempre più importante. E tu, giocatore, inizi a dubitare della trama stessa. Questa ambientazione narrativa però non nasce per caso, ma per un problema molto più concreto. Kingdom Hearts 2 non era pronto. Servivano ancora anni di sviluppo e nel 2003 Square non poteva certo permettersi di sparire dal mercato, figuriamoci Disney. Entrambe le aziende capirono quindi una cosa: dovevano mantenere vivo il marchio e soprattutto tenerlo in circolazione. Dovevano occupare l'attenzione dei fan tra Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2. C'era solo un piccolissimo problema. La PlayStation 2 era già affollata, ma tipo davvero tanto. C'erano colossi ovunque e il rischio di venire schiacciati era praticamente dietro l'angolo. Dovevano trovare quindi un terreno più fertile, uno con meno competitor, e quello era proprio il Game Boy Advance.
che praticamente era la console più diffusa al mondo, oltre che il mezzo perfetto per espandere l'opera ai giovanissimi. Così nacque una delle scelte più discusse della saga. Kingdom Hearts Chain of Memories sarebbe uscito su Game Boy Advance e non come sequel numerato, ma come intermezzo. Una mossa di marketing geniale, almeno sulla carta. Sì, perché proprio con Chain of Memories si sarebbero gettate le basi per la frammentazione narrativa della saga. Il Game Boy Advance inoltre non poteva certo reggere un action RPG come Kingdom Hearts 1, serviva quindi un'idea diversa. E fu così che nacque il sistema a carte, ancora oggi molto discusso e che a molti fan sembrò strano, caotico e soprattutto non Kingdom Hearts, ma che in realtà, almeno narrativamente, era perfetto per il concept del castello. Infatti non combatti con ciò che hai, ma con ciò che ricordi. Le carte rappresentavano i ricordi di Sora, magie, attacchi, evocazioni. Tutto è un frammento di memorie, residui che, usandoli, scompaiono pian piano. E mentre Sora si perde, noi ci perdiamo con lui, perché tutto ciò che vive nel castello è falso, ma reale allo stesso tempo. L'inganno è così profondo che quasi dimentichiamo l'altro protagonista del gioco, ovvero Riku. La sua storia non è quella di un ragazzo che avanza in un castello, ma quella di qualcuno che precipita dentro se stesso. E Re Topolino è lì proprio per mostrargli che c'è sempre un modo per risalire dall'oscurità. Questa è probabilmente la route più matura dell'intero gioco. Ma mentre Sora e Riku affrontano il proprio labirinto mentale, i giocatori si accorgono pian piano di una cosa: Chain of Memories sarà fondamentale per capire Kingdom Hearts 2. Ed è proprio qui che la saga comincia ad essere complicata da seguire, perché il primo Kingdom Hearts uscì su PlayStation 2 nel 2002. Chain of Memories invece uscirà su Game Boy Advance tra il 2004 e il 2005. Kingdom Hearts 2 invece uscirà nuovamente su PlayStation 2 tra il 2005 e il 2006, rendendo la storia non solo frammentata, ma non più per tutti. E solo quando il gioco ottenne un successo enorme, ben più grande di quanto Square o Disney potessero sperare, decisero di rifarlo completamente. Tra il 2007 e il 2008 arrivò quindi Re Chain of Memories su PlayStation 2, una ricostruzione del gioco totale, un remake che esiste per una ragione commerciale molto chiara, ovvero riportare la storia su console principale. Sì, perché a quanto pare si resero conto che forse fin troppa gente era rimasta confusa da Kingdom Hearts 2. Ed era vero. Moltissimi giocatori infatti entrarono in Kingdom Hearts 2 senza nemmeno conoscere l'esistenza di Chain of Memories e non capendo praticamente nulla sulla trama o di come ci si collegasse al primo capitolo, me compreso. Aspettate, come? Voi non ricordate la versione PlayStation 2 di Re Chain of Memories? Avete ragione. Sì, perché a quanto pare in casa Square pensarono bene che il sistema di combattimento a carte non sarebbe esattamente piaciuto in Occidente e con i costi dell'epoca per la conversione PAL, non volevano in nessun modo rischiare un disastro commerciale per quello che loro stessi definirono un capitolo bonus, sottovalutando però l'interesse del pubblico europeo che non conobbe questa versione prima del 2013 e l'arrivo della prima HD Collection. Quindi sì, Chain of Memories fu praticamente l'inizio della maledizione narrativa di Kingdom Hearts. La saga infatti cominciò a dividersi, a espandersi e richiedere sempre maggiore impegno. Ma proprio per questo conquistò una nicchia di fan devoti come poche altre saghe. E quando alla fine Sora si addormenta nel bozzolo e Riku decide di camminare di nuovo verso la luce, è lì che la porta del castello si chiude con dolcezza, mistero e la promessa di un viaggio ancora lontano dalla sua fine. Era il 2005 e il mondo
era pronto per Kingdom Hearts 2. Il pubblico non proprio. Come visto prima, Chain of Memories aveva spezzato la linearità della serie. Aveva inserito concetti nuovi, personaggi mai visti e dinamiche psicologiche che pochi giocatori PS2 avevano vissuto. Disney lo sapeva, Square lo sapeva e Nomura lo sapeva meglio di chiunque altro. Per questa ragione, lo sviluppo di Kingdom Hearts 2 nacque con una missione chiara: ricomporre i pezzi e convincere milioni di giocatori che Kingdom Hearts non era più un semplice esperimento, ma una vera epopea. Ed è qui che Nomura compie forse una delle scelte più controverse e coraggiose della sua carriera: iniziare Kingdom Hearts 2 senza Sora. Il gioco infatti si apre su un'estate lenta, sospesa, quasi quotidiana, con un ragazzo biondo che si sveglia nella sua stanza, va in giro con gli amici, mangia gelati blu e corre per una città che sembra fin troppo reale per essere solo un prologo. Il ragazzo inoltre si chiama Roxas e proprio in quel nome troviamo qualcosa di stranamente familiare, e proprio a causa di tutto ciò capiamo che qualcosa non va. È tutto troppo normale, troppo perfetto, troppo fragile. E infatti la verità non tarda ad arrivare. Roxas vive in un mondo che non esiste per davvero. È tutta un'illusione creata per contenerlo. Sì, perché Roxas non è un ragazzo, è un nessuno. E la sua storia è un'estate destinata a finire in tragedia. Le parole e le frasi di Roxas ci vengono servite con una violenza emotiva che nessuno si aspettava da un gioco nato come crossover Disney. E questo non fu un caso. Nomura infatti ammise più volte che Roxas avrebbe dovuto essere il protagonista principale di Kingdom Hearts 2. Il piano originale prevedeva di mantenere Sora addormentato molto più a lungo, ma Disney comprensibilmente aveva un problema, ovvero non potevano permettere di tenere addormentato il protagonista principale della serie per 10 ore di gameplay. E così Roxas divenne il prologo. Con il suo addio inizia però la vera rinascita della saga. Quando Sora si risveglia, qualcosa è cambiato. Lui è sempre lui, ma c'è qualcosa di diverso e il mondo intorno a lui è cresciuto. E anche il gameplay lo è. Kingdom Hearts 2 è una vera e propria trasformazione. È più fluido, più veloce, più spettacolare. Il combattimento non è più un compromesso tra action e RPG. È diventato una danza, una coreografia che si basa su 3 invenzioni principali. La prima sono i Reaction Commands, sequenze dinamiche in cui Sora compie mosse impossibili con una spettacolarità mai vista in un JRPG. La seconda sono le Drive Forms, trasformazioni che sono metafora dei suoi legami. E per finire abbiamo un sistema di combo e interruzioni talmente avanzato che molti giocatori scoprirono animazioni segrete e tecniche non documentate, spesso frutto di glitch. Ma attenzione, perché Kingdom Hearts 2 non era solo migliorato, ma era anche maturato, e insieme a lui i vari mondi. Questi infatti non erano più delle semplici rivisitazioni della storia principale come nel primo Kingdom Hearts. Ogni mondo adesso raccontava una parte diversa del viaggio di Sora, aiutandolo a maturare. Ad Agrabah ci viene mostrato cosa accade dopo il film. Ad Halloween Town Jack vuole imparare a fare anche del bene, e tra l'Olimpo e l'Ade scopriamo che Hercules non è un eroe invincibile, ma un uomo che deve imparare a rialzarsi dopo le cadute. Ogni mondo porta avanti anche la narrazione dell'Organizzazione 13 e costruisce qualcosa che vedremo molto più avanti. E parlando di costruzione, c'è un altro elemento fondamentale legato a questo capitolo, ovvero Final Mix. Kingdom Hearts 2 Final Mix arrivò nel 2007 su PlayStation 2 e, anche se in esclusiva giapponese, nacque come risposta diretta alla frammentazione della saga. Un tentativo di sistemare i pezzi sparsi, aggiungere cutscene, potenziare i boss e introdurre dettagli fondamentali per i giochi futuri, e soprattutto era l'occasione per inserire uno dei boss più importanti dell'intera saga, il Lingering Will, il primo vero collegamento a Birth by Sleep, un essere di pura memoria e dolore, una ferita vivente. Kingdom Hearts 2 divenne così non solo un sequel,
ma un pilastro per la saga. Nel 2003 infatti Square diventò Square Enix, comportando così una strategia di mercato totalmente diversa. Kingdom Hearts doveva diventare ufficialmente un franchise, non solo una saga. E Kingdom Hearts 2 fu il capitolo che segnò questo salto. Potremmo definirlo come il primo grande blockbuster della saga e che lo consolidò come fenomeno culturale. Ma perché per molti è considerato ancora oggi il miglior capitolo di sempre? La risposta è semplice ma profonda allo stesso tempo. Racconta una storia più matura rispetto al primo capitolo, ha un gameplay che ancora oggi risulta attuale, introduce alcuni dei momenti più epici della saga, permette a Sora, Riku e Kairi di avere momenti iconici e soprattutto trasmise un senso di viaggio che pochi giochi seppero eguagliare all'epoca. Inoltre si concludeva non solo con una delle battaglie più anime della storia dei videogiochi, ma anche con l'attesissimo ricongiungimento tra Sora e Riku e l'illusione che la pace fosse finalmente tornata a regnare. Ma chi conosce la saga sa che la pace è solo un'altra porta. E dietro quella porta ci sono storie molto più antiche, tragiche e oscure. Kingdom Hearts 2 ci fece innamorare di Roxas per poi strapparcelo via. E quella ferita, quella traccia dolce amara lasciata dal prologo, Nomura non poteva certo lasciarla lì. Non per lui, non per noi e soprattutto non per l'equilibrio della saga. Così nel 2009 nasce 358 Over 2 Days, un titolo che sembra un'equazione incomprensibile e che per molti aspetti lo è, perché questo gioco non vuole spiegare ma far provare emozioni ed in particolare la solitudine. La storia ruota intorno alla nascita di Roxas, il suo ingresso nell'organizzazione e soprattutto il suo rapporto con Axel e una ragazza che non dovrebbe esistere, Shion. Tre esseri incompleti che cercano di essere qualcosa, o meglio qualcuno. E questo tema, quello dell'identità, è il cuore del gioco. Roxas che cerca di trovare se stesso, Axel che lotta per non perderlo e Shion che giorno dopo giorno scopre cosa è realmente, ovvero un nessuno artificiale creato dai ricordi di Sora per sostituire Roxas in caso quest'ultimo non dovesse essere all'altezza. Ma nonostante questo prova sentimenti che non dovrebbe provare, piange, ride, si emoziona ed è qui che Days diventa più maturo di quanto ci si aspetterebbe da uno spin-off su Nintendo DS. Sì, avete capito bene, e se vi sembra un déjà vu la risposta è che in pratica lo è. L'opera in questione infatti seguì praticamente lo stesso iter di Chain of Memories e proprio come il Game Boy Advance il DS non poteva reggere un vero Kingdom Hearts, non così come era su PlayStation 2. Così ancora una volta nacquero soluzioni creative forzate dai limiti tecnici, mondi ridotti, missioni a episodi, cutscene minimali, animazioni semplificate e un combat system basato sul panel system, un incastro di abilità, statistiche e armi gestito come un puzzle. Questa scelta divise ovviamente i fan, ma allo stesso tempo rese Days unico. Non giochi sbloccando abilità, ma giochi costruendo Roxas pezzo per pezzo, come se il gameplay volesse ricordarci costantemente la natura dei nessuno. Le missioni invece, ritenute ripetitive da molti, diventano un rituale narrativo per chi ascolta davvero. Queste rappresentano infatti i giorni che costruiscono le relazioni con Axel e Shion, i giorni in cui Roxas si sente vivo, in cui l'organizzazione inizia a rompersi e soprattutto i giorni in cui Shion svanisce. E mentre si svolgono missioni in mondi ridotti e alcuni addirittura tagliati per limiti tecnici, il gioco ci porta lentamente verso il cuore emotivo dell'opera, ovvero la perdita. Perché alla fine Shion capisce cosa deve fare, non per se stessa, perché se stessa non esiste, ma per Sora e soprattutto per Roxas. Il finale è uno dei momenti più emotivamente devastanti dell'intera saga. Roxas la stringe tra le mani mentre svanisce, e quando Axel resta solo,
esausto e spezzato, capisci che questa storia non è importante solo per la trama, ma per il vuoto che lascia. Ed è un vuoto che il Nintendo DS purtroppo non avrebbe mai potuto mostrare in alta definizione. Questo capitolo inoltre introduce uno dei boss segreti più brutali della storia del DS, ovvero il Dust Flyer, un mostro volante che richiede ore di preparazione, un panel system perfettamente ottimizzato e riflessi chirurgici, praticamente un muro. Una sfida disperata e forse una metafora sul come Roxas in fondo combatte sempre battaglie impossibili. Days inoltre segna definitivamente l'impossibilità di raccontare tutto su una sola piattaforma. La frammentazione narrativa quindi da ora diventerà la norma e se eri un fan dovevi accettarlo o rassegnarti, anche se nel 2013 arrivò una decisione aziendale a suo modo particolare. Nell'HD Collection Days non venne riproposto come gioco. La PlayStation 3 infatti non permetteva di ricostruire da zero un sistema nato su Nintendo DS, almeno non senza riscriverne l'intero combat system, e quello sarebbe costato decisamente troppo e sarebbe durato anni. Così decisero di trasformarlo in un film interattivo. Tutte le cutscene vennero ricreate da zero e molte furono create ex novo. Questa fu ovviamente una scelta criticata da molti, ma purtroppo è inevitabile, anche perché Days alla fine non è un gioco che devi giocare per forza, ma è un'opera che devi sentire, e quello che senti è un vuoto che Birth by Sleep trasformerà in destino. Nel 2010 arrivò su PSP un capitolo che avrebbe cambiato la saga per sempre. Una storia ambientata anni prima che Sora stringesse un Keyblade, che l'organizzazione 13 nascesse e prima che i mondi iniziassero a cadere. Stiamo parlando ovviamente di Birth by Sleep, il gioco concepito per essere l'episodio 0 della saga e che ci permette di vestire i panni di ben 3 personaggi. Terra, un ragazzo forte e generoso ma anche impulsivo. Aqua, la studentessa modello, serena e la più vicina alla perfezione. E infine Ventus, un ragazzo fragile, dolce e coraggioso, che purtroppo non ricorda nulla del suo passato. Insieme a loro vengono introdotte anche altre 2 figure essenziali per la saga, ovvero i 2 maestri. Heracus, rigido, moralista e convinto che la luce sia l'unico cammino. E Xehanort, un vegliardo dalla voce calma e inquietante, ossessionato dall'equilibrio tra luce e oscurità e dal bisogno malato di un nuovo corpo. Ma non finisce qui, i loro nomi non sono affatto casuali. Heracus e Xehanort rappresentano la fusione Square Enix. Heracus è infatti l'anagramma di Square, che rappresenta la vecchia filosofia luminosa dei JRPG classici. Xehanort invece è l'anagramma di No Heart e Another, l'ombra dell'Enix più sperimentale e filosofica. Potremmo dire che con Birth by Sleep Nomura si divertì a trarre ispirazione dalla fusione aziendale e dalle nuove dinamiche al suo interno. La storia ha inizio con l'esame del marchio di maestria, una scena ufficialmente ispirata a Star Wars. Nomura ammise infatti che Terra è ispirato ad Anakin, Aqua ad Obi-Wan, Heracus a Yoda e Xehanort a Palpatine. Insomma, una tragedia annunciata. Terra infatti fallisce l'esame, cedendo per un attimo all'oscurità. E da qui i 3 si separano. 3 viaggi, 3 prospettive e 3 storie che non raccontano la stessa verità. Perché Birth by Sleep non vuole che il giocatore capisca tutto, ma che ricostruisca e metta insieme i pezzi una route alla volta. Con Terra viaggiamo per mondi ancora intatti, pieni di vita, mentre con Aqua li vediamo con occhi diversi. Vediamo segnali di corruzione, di disequilibrio, di pericolo. E alla fine con Ventus li attraversiamo in cerca di risposte, mentre la sua controparte oscura, Vanitas, prende forma. A proposito di Vanitas, sapevate che originariamente doveva essere un mostro dalle fattezze orribili?
Disney però bocciò immediatamente l'idea, costringendo Nomura a quella che per certi aspetti è un'idea ancora più disturbante, ovvero dargli il volto di Sora. Comunque, Birth by Sleep offre uno dei combat system e sistemi di gameplay più innovativi e adorati della serie, il tutto grazie a un sistema modulare e personale costruito intorno al Command Deck, un insieme di abilità, magie e attacchi che possono essere fuse tra loro. Una personalizzazione che rimane ancora oggi amatissima. E poi c'erano gli Shotlock, attacchi cinematografici che saturavano lo schermo di luce, così pesanti che la PSP, una console non pensata per questo tipo di spettacolarità, scendeva fino ai 15 fps. I programmatori consigliarono più volte di rimuoverli, ma Nomura rispose letteralmente che le magie devono essere belle, se la console non ce la fa, pazienza. E proprio per questo Birth by Sleep è considerato un miracolo tecnico della PSP. Il gioco infatti non avrebbe dovuto completamente funzionare così bene, invece lo fa, spingendo la console al suo limite assoluto, ma ci riesce. Purtroppo però, nonostante gli sforzi, molti contenuti furono tagliati sia per limiti tecnici che, come al solito, legali. Il caso più famoso è il mondo del libro della giungla, che era stato completato al 60% con livelli verticali, boss multipli e cutscene già in lavorazione. Disney però decise di cancellarlo perché non voleva rischiare di ripetere la stessa licenza su troppe piattaforme. Un tema alquanto ricorrente nella saga, ovvero la creatività che sbatte contro le logiche aziendali. Birth by Sleep inoltre sarebbe dovuto uscire su PlayStation 2, tuttavia gli sviluppatori capirono che la PlayStation 2 era ormai arrivata alla fine del suo ciclo vitale e Square Enix capì che la PSP era l'occasione perfetta per espandere la saga ad un pubblico maggiore senza però aspettare anni, e il prodotto finale riflette tutto ciò. Contrariamente agli altri titoli usciti su console portatile, Birth by Sleep ha un'impostazione di gameplay e narrativa molto più simile a quella dei capitoli principali della saga. Inoltre, per la prima volta nella storia del franchise, venne introdotto un personaggio femminile giocabile, una scelta nata dal bisogno di riequilibrare la saga ed aprirsi ulteriormente verso un pubblico femminile, e per la quale Nomura dovette insistere non poco. Disney infatti non era molto favorevole all'idea di includere un personaggio giocabile femminile, in quanto non in linea con i canoni del brand. Alla fine, Birth by Sleep nacque con un obiettivo semplice, ovvero quello di raccontare la tragedia che Sora erediterà, mostrandoci il dramma ma espandendo ulteriormente la lore di una storia che era già abbastanza complicata. Prima di continuare però con le vicissitudini della storyline principale, dobbiamo parlare di un capitolo di Kingdom Hearts che in molti hanno ignorato, uno di quelli che all'uscita su Nintendo DS nel 2011 pensammo fosse uno spin-off minore, un filler che potesse essere saltato, e lo ammetto, io stesso non l'ho giocato tutto. Eppure, proprio questo gioco, uno dei più sottovalutati di tutto Kingdom Hearts, nasconde un tassello fondamentale della trama generale. Ma per capire Recoded bisogna partire da prima, molto prima, da quando non era nemmeno un gioco per DS, ma per cellulare. Sì, avete capito bene, il progetto originale, uscito a partire dal 18 novembre del 2008, si chiamava Kingdom Hearts Coded. Ed era un vero e proprio esperimento, un gioco episodico da scaricare mensilmente un capitolo alla volta dal sito ufficiale Disney Square. Ogni episodio aveva un gameplay diverso: platform, RPG a turni, shooter 2D, hack and slash, e insomma una varietà pensata per il pubblico mobile nipponico, che all'epoca era molto più abituata al mobile game rispetto all'Occidente. Fu un progetto curioso, piccolo e soprattutto destinato a restare confinato in Giappone, almeno finché Square non capì che il Nintendo DS stava letteralmente dominando il mercato mondiale. Così nel 2011 arrivò Recoded, non un semplice porting, ma un remake completo,
più fluido, più ricco, con nuovi sistemi come il Matrix di crescita e un look molto più vicino ai Kingdom Hearts classici. La storia, ambientata tra la fine e l'epilogo di Kingdom Hearts 2, ruota intorno al diario del grillo parlante, le cui pagine diventano vuote, eccezione fatta per alcune frasi criptiche mai scritte dal grillo. Per capire cosa significhi, quindi, Re Topolino decide di fare l'unica cosa logica, almeno per Nomura immagino, ovvero digitalizzare il diario, creare un mondo virtuale e mandare una copia digitale di Sora al suo interno. Ok Nomura, io ti rispetto davvero tanto, ma di cosa diamine vi eravate fatti alla Square Enix quel giorno per tirare fuori dal cappello un'idea del genere? Il gioco, almeno per la maggior parte del tempo, ripercorre gli eventi del primo Kingdom Hearts, con Data Sora che ripulisce i mondi digitali dai bug, almeno fino a quando la storia non prende una piega decisamente differente. Per praticamente tutto il gioco, però, si ha per la prima volta nella storia della saga l'impressione che questo capitolo sia davvero uno standalone. Almeno finché non si arriva alla sua fine e alla scena della lettera, la famosa lettera che nel finale di Kingdom Hearts 2 aveva fatto impazzire i fan per anni. E finalmente veniva rivelato proprio qui, nel gioco che quasi nessuno aveva preso sul serio. E quel contenuto, cambiava tutto, perché parlava di terra, di acqua, di Ventus e dei loro destini e dei loro cuori dispersi. Evocava Birth by Sleep, ci preparava a Drip Drop Distance e a Kingdom Hearts 3. Recoded, il gioco per cellulare, il titolo per Nintendo DS, diventava improvvisamente il ponte tra due epoche della saga. E la cosa più ironica? Quando arriva il momento della HD Collection, Square Enix si rende conto che Recoded non può essere rifatto di nuovo come gioco completo. Le sue basi sono troppo ibride, metà rifacimento mobile e metà gioco DS. Così lo trasformano in un film di cutscene nuove, con momenti aggiunti per rendere la storia finalmente leggibile. Ed è proprio qui, in questa veste, che Recoded diventa ciò che avrebbe dovuto essere fin dall'inizio. Un pezzo essenziale della trama, una delle chiavi per capire ciò che accadrà in futuro. Recoded è la prova che in Kingdom Hearts il contenuto davvero importante non è sempre nel capitolo più popolare. Dopo Recoded, la saga arriva finalmente a un punto di svolta. Sora e Riku devono crescere, superare l'esame di maestria e diventare maestri del Keyblade. Nel 2012 arriva così Drip Drop Distance su Nintendo 3DS, un capitolo ritenuto da Nomura di pari importanza a Birth by Sleep e fondamentale per riallacciarsi a Kingdom Hearts 3. Ovviamente Nomura non poteva semplicemente far combattere i nostri eroi contro un Heartless gigante e consegnare loro un diploma. No! Sarebbe stato troppo comprensibile per i standard della serie. L'esame quindi si svolge nel Regno del Sonno, una sorta di limbo dove i mondi caduti nell'oscurità sono addormentati. È un esame pericoloso, instabile e, come ogni cosa in Kingdom Hearts, parte con buone intenzioni e finisce nel caos più totale. Sora e Riku vengono infatti catapultati in sogni paralleli, dove ogni mondo è una versione onirica di se stesso. E qui forse nasce la più grande follia di game design, ovvero il Drop System. Il 3DS infatti non poteva gestire più campagne come la PSP con Birth by Sleep, e allo stesso tempo Square Enix voleva evitare che i giocatori avrebbero giocato prima una campagna e poi l'altra. Così Nomura trasformò per l'ennesima volta una limitazione in una meccanica narrativa. Se la console non poteva reggere la gestione degli ambienti, facciamo addormentare i protagonisti, cioè letteralmente. Stai combattendo? Stai scappando? Stai affrontando un boss? Bene, se scade il timer, Sora crolla a terra come dopo aver mangiato la domenica dalla nonna e subentra Riku. Ecco in cosa consisteva il Drop System, una meccanica assurda, frustrante ma geniale allo stesso tempo, perché rappresentava perfettamente
la natura dei mondi addormentati. E poi c'era il flow motion, la seconda grande invenzione nata da un'altra limitazione tecnica. Il 3DS infatti non poteva gestire ambienti dettagliatissimi, quindi Nomura decise di compensare con il movimento. In pratica, se i mondi non possono essere belli, allora rendiamo Sora e Riku velocissimi mentre ci volano dentro. Tra wall run, rimbalzi, lanci, acrobazie folli, i nostri protagonisti diventano praticamente Spider-Man in un mondo Disney, e il tutto per camuffare texture di scarsa qualità e difetti grafici. Il gioco assunse così un ritmo completamente nuovo, esagerato e verticale. In pratica un'anticipazione di ciò che avremmo visto anni dopo in Kingdom Hearts 3. Ma i veri protagonisti di questo sogno sono i Dream Eaters, piccoli mostriciattoli colorati chiamati Spirit per gli alleati e Nightmare per i nemici, nati non solo a scopo narrativo, ma anche per ragioni commerciali. Disney infatti voleva assolutamente delle mascotte da vendere sotto forma di peluche collezionabili, ma gli Heartless e nessuno, siamo sinceri, erano troppo seri e troppo oscuri. Serviva qualcosa di più kawaii, colorato e vendibile. Così nacquero i Dream Eaters, degli esserini che sembrano usciti dall'incrocio tra i Pokémon My Little Ponies e gli Orsetti del Cuore, e che in Giappone ebbero un discreto successo contrariamente all'Occidente. In questo capitolo venne inoltre introdotto qualcosa che complicò ulteriormente la saga, ovvero i viaggi nel tempo. Ora, sapete quello che si dice sui viaggi nel tempo, vero? Che sono complicati, ingestibili e che di solito li tiri fuori quando non sai più come continuare la trama. Ma valeva anche per Nomura? Almeno inizialmente Disney pensava di sì, ma nel suo caso è peggio. Nomura infatti non voleva usarli per scappare dalla storia, ma per renderla inevitabile. Proprio per questo trattò, discusse, litigò e alla fine ottenne il suo compromesso. Solo chi perde il proprio corpo può viaggiare nel tempo. Un dettaglio che sembrava innocuo, ma che in realtà riscrive e complica ancora una volta l'intera saga. Drip Drop Distance infatti rivela il piano finale di Xehanort, che vuole creare una nuova organizzazione 13, composta da 13 versioni di se stesso. Un plot twist che finalmente lega tutte le vicende narrate fin qui e che ci regala anche un'ultima sconvolgente sorpresa. A passare l'esame non sarà Sora, ma Riku. Ma prima di chiudere il viaggio nel mondo dei sogni c'è un'ultima follia che questo capitolo vuole offrirci, ovvero un boss segreto a suo modo particolare, oserei dire. Sto parlando di Julius, tirato fuori direttamente da Topolino e il cervello in fuga, uno dei corti Disney più strani, inquietanti e forse dimenticati della storia Disney. Sì, so cosa state pensando, anche io mi sono chiesto perché diamine Nomura abbia scelto proprio lui. La verità, era un personaggio libero, senza licenze complicate e Disney, non aveva obiezioni. Un caso più unico che raro, e Nomura disse semplicemente ok, prendiamolo. E se vi interessa magari potrei portare anche un video dedicato a questo strano corto dimenticato. Che ne dite? Alla fine Drip Drop Distance nacque come gioco necessario e non solo narrativamente parlando. Sviluppare Kingdom Hearts 3 all'epoca era decisamente fuori discussione. Il motore di gioco Luminous era un disastro, Final Fantasy XV stava divorando tutte le risorse dell'azienda e la saga stava rischiando di spegnersi. Drip Drop Distance divenne quindi un ponte necessario per tenere viva la luce di Kingdom Hearts nei cuori dei fan, diventando a tutti gli effetti il vero prologo di Kingdom Hearts 3. Ora, prima di addentrarci in Kingdom Hearts 3, c'è ancora qualcosa di cui dobbiamo parlare, una storia antica ambientata secoli prima degli eventi di Birth by Sleep e che ruotava attorno al maestro dei maestri, i Foretellers e i Dandelion. Una storia che Nomura voleva raccontare da anni, ma che quando finalmente arrivò il momento di farlo, dovette scontrarsi con un'amara realtà. Come accennato nel capitolo precedente, il motore grafico Luminous era un disastro. Final Fantasy XV stava prosciugando letteralmente ogni risorsa umana e tecnica dell'azienda. Kingdom Hearts 3 non faceva altro che essere rinviato e anche solo l'idea di sviluppare un gioco console sulla guerra dei Keyblade
era decisamente fuori discussione. Square Enix e Disney si ritrovarono quindi con un problema enorme da gestire, ovvero mantenere l'interesse del pubblico, espandere la lore e preparare il mondo al finale della saga di Xehanort. Il tutto senza Kingdom Hearts 3. La soluzione, fortunatamente, arrivò ancora una volta dalle strategie di mercato di Disney. Quest'ultima, infatti, cercava un modo per entrare nel mercato mobile, che in Giappone, come visto con Coded, spingeva tantissimo. E fu così che nel 2015 Union Cross, all'epoca conosciuto come Unchained Key, uscì sul mercato. Era il remake di Kingdom Hearts Key, un browser game che ora veniva riproposto in versione mobile a basso costo, espandibile e perfetto per raccontare la mitologia antica in modo episodico, mentre Kingdom Hearts 3 veniva rinviato per l'ennesima volta. Tuttavia, Union Cross non bastò, serviva un ponte visivo e soprattutto accessibile a tutti, qualcosa che mostrasse l'era perduta con la qualità moderna di Kingdom Hearts 3. Qualcosa che anticipasse lo stile del nuovo engine. E così, nacque Backover, ma non come gioco. Sarebbe costato troppo e avrebbe ulteriormente rallentato Kingdom Hearts 3. Quindi uscì come film in CGI, molto più economico, rapido da produrre e perfetto per raccontare la storia dei Foretellers, Luxu, il tradimento e il libro delle profezie, ma soprattutto per introdurre una delle figure più ambigue della saga, ovvero il maestro dei maestri. Tuttavia, per arrivare a Kingdom Hearts 3 mancava ancora un ponte emotivo, un pezzo della storia passata che guidasse i giocatori verso il capitolo finale. Fu così che nel 2017 arrivò Kingdom Hearts 02 Birth by Sleep a Fragmentary Passage, un capitolo che avrebbe dovuto essere un gioco intero, ovvero Birth by Sleep 2, il quale era anche stato ufficialmente annunciato e anticipato con un filmato segreto. Ma quando la produzione di Kingdom Hearts 3 entrò in panico a causa del passaggio a Unreal Engine, un team dimezzato e pressioni continue per l'uscita del gioco, fu subito chiaro che Birth by Sleep 2 non avrebbe mai visto la luce. Nomura, però, prese ciò che poteva salvare e lo trasformò in un frammento, una scheggia, un riflesso di ciò che avrebbe dovuto essere. E quello diventò 02 a Fragmentary Passage. In pratica una demo tecnica su Unreal Engine 4 che però rappresentava il ponte emotivo di cui Nomura aveva bisogno. Il risultato fu un ibrido geniale e Square Enix si ritrovò così con Backover come mitologia, Drip Drop Distance come preparazione e 02 come ponte emotivo. Il tutto fu impacchettato in Kingdom Hearts 2.8 e servito al pubblico nel 2017, dando così un assaggio dell'identità visuale e narrativa di Kingdom Hearts 3. Un'operazione strana, certo, ma tuttavia necessaria. Union Cross raccontava quindi l'origine del mondo, Backover il peccato, mentre 02 la conseguenza. E tutto convergeva in un'unica direzione, la fine della saga di Xehanort e l'inizio della saga del maestro dei maestri. Nel 2019 arrivò finalmente Kingdom Hearts 3, rappresentando non solo il terzo capitolo della saga, ma il tentativo di chiudere un ciclo lungo ben 17 anni. Fu un capitolo rimandato così tante volte che molti credevano non sarebbe mai uscito per davvero, e parliamoci chiaro, tutti i capitoli rilasciati sulle varie piattaforme fecero pensare ai più che Nomura non sapesse più che pesci prendere e che quindi stesse solo allungando il brodo. La realtà però era ben diversa, perché non solo per diverso tempo Nomura fu assegnato ad altri prodotti di casa Square, ma Kingdom Hearts 3 fu letteralmente un gioco nato due volte. La prima sul fallimentare motore Luminous e la seconda su Unreal Engine 4. Fortunatamente però, nonostante le difficoltà, il passaggio a Unreal Engine 4 diede finalmente respiro al progetto, permettendo così la creazione di mondi più vasti, animazioni più morbide, magie cariche di luci e particelle e un sistema di combattimento che finalmente poteva esplodere letteralmente grazie ai Form Change, una sorta di evoluzione delle Dry Forms, e le Attraction Flow, tecniche ispirate alle attrazioni dei parchi Disney e che da anni Nomura voleva inserire, ma dovette tornare sui suoi passi a causa delle limitazioni tecniche. Grazie a questo, Kingdom Hearts 3 divenne un gioco luminoso, forse il più luminoso dell'intera saga, ma quella luce non era altro che un cerotto.
Questo capitolo infatti risulta essere anche uno dei più maturi. Sora ha perso i suoi poteri, ha fallito il suo esame ed è tornato letteralmente al punto di partenza. Tuttavia, la prima metà del viaggio serve a ritrovare la forza, non in senso numerico, ma emotivo. I mondi Disney e Pixar diventano allora specchi, metafore. Rapunzel rappresenta il desiderio di libertà, Elsa la paura del potere, Toy Story il senso di essere sostituiti, mentre Monster & Co. l'energia nascosta nelle emozioni, mentre Pirati dei Caraibi è la tentazione di un destino non ancora scritto. Ogni mondo inoltre ha una sua densità tecnica specifica, acqua dinamica e pazzesca nei Caraibi, ghiaccio fisico in Frozen, sandbox incredibile a San Francisco, ma all'interno di questi troviamo anche una piccola traccia del percorso interiore di Sora, che sorride per non mostrare quanto si è spaventato. Ma tutto questo è solo il respiro prima della tempesta. Il cimitero dei Keyblade, anticipato già in Birth by Sleep e Union Cross, diventa il teatro della conclusione della Dark Seeker saga. Ed è qui che la narrazione prende forse la svolta più coraggiosa dell'intera saga. Sora decide infatti di sfidare la morte, il fato e la stessa struttura del mondo. Usa il Power of Walking in modo improprio, innaturale, proibito. Come in ogni Kingdom Hearts però la vittoria ha un costo, e in questo caso la vittoria di Sora comporta la sua sparizione. Il suo infatti non è un sacrificio eroico, ma una violazione delle regole del mondo, e per questo viene punito. La prima versione del finale però non basta. La storia è troppo compressa, troppo veloce, troppo simbolica. Per questo nel 2020, appena un anno dall'uscita di Kingdom Hearts 3, arriva Remind, non come semplice DLC, ma come vero finale. Un finale che non poteva essere pronto al lancio e che completa la chiusura della saga. Remind infatti non aggiunge solo battaglie, non è mero fanservice, è la spiegazione, la cucitura, l'eco del viaggio. Nomura prende il finale e te lo fa rivivere, ma con un dettaglio cruciale. Sei Sora, ma allo stesso tempo non lo sei più. Stai cercando la tua stessa esistenza, la tua memoria, il tuo significato. E ogni personaggio, ogni boss, ogni scena è una porta in questo labirinto. Le Battle Gates diventano così non solo prove extra narrative che ospitano mostri feroci, ma segmenti simbolici della crescita di Sora. Il centro assoluto del DLC, però, sono le data analysis, versioni digitalizzate dei 13 membri originali dell'Organizzazione 13. Questi hanno poteri aumentati, velocità disumane e un design dai pattern che rasenta il sadismo, ma rappresentano in un certo senso il vero esame finale di Sora. Una serie di duelli che richiamano la tradizione dei super boss dei giochi Square, rapidi, punitivi e soprattutto meravigliosamente coreografati. Ogni membro è ripensato come una danza di colpi, effetti e citazioni dei giochi precedenti. E poi c'è lui, il più misterioso, il più difficile, il più Kingdom Hearts 4 di tutti prima ancora che questo fosse annunciato. Yozora, la boss fight più brutale dell'intera saga, talmente difficile da sfidare il concetto stesso di fair play. Yozora ruba le tue magie, ti copia, ti trasforma l'arma, ti congela nel tempo e ogni suo colpo è una dichiarazione di intenti. Questo non è più il mondo di Xehanort. Stai entrando nella mia storia. Il fatto che Yozora sconfigga canonicamente Sora, almeno in uno dei finali, è l'annuncio dell'era del Maestro dei Maestri e l'arco narrativo di Quadratum, un nuovo universo governato da un'altra logica e un'altra minaccia. Remind serve praticamente a questo, a trasformare la Dark Seeker saga nell'inizio della prossima. Quando Kingdom Hearts 3 finisce e Sora scompare, tutto rimane sospeso, e Remind è il ponte che collegherà quella sospensione alla domanda successiva, ovvero: se Sora non è più tra noi, dove si trova? Beh, la risposta arriva con la scena finale in cui Sora riapre gli occhi e si ritrova a Quadratum, una sorta di Tokyo alternativa dove il maestro dei maestri appare. Kingdom Hearts 3 con Remind diventa finalmente ciò che doveva essere. Non un semplice finale, ma un passaggio di testimone.
Dopo la tempesta emotiva di Kingdom Hearts 3 e la rivelazione metanarrativa di Remind, la saga sembrava destinata a un lungo silenzio. Sora era sparito, Kairi dormiva e il resto del cast era sospeso tra lutto e speranza. E infatti per mesi regnò uno strano silenzio. Nomura non parlava, Square Enix non mostrava nulla e il pubblico era convinto che la saga si sarebbe eclissata per anni. Poi però successe qualcosa di inaspettato. Nel giugno 2020, in piena pandemia, tra annunci casuali e trailer riciclati, apparve all'improvviso, quasi timido, un logo: Kingdom Hearts Melody of Memory. E poi apparve lui, Nomura, che confermò la presenza di elementi narrativi importanti all'interno di quello che sembrava un semplice gioco musicale. Melody of Memory esce il 13 novembre 2020 e non fu sviluppato dal team di Osaka come per Kingdom Hearts 3, ma dal team di Indies Zero, gli stessi dietro Theater Rhythm Final Fantasy. Una scelta piuttosto logica, invero. Serviva infatti un team veloce e specializzato nei rhythm game, mentre il team principale cominciava a dedicarsi a Kingdom Hearts 4. Ma perché proprio un gioco musicale? Perché investire risorse in un riassunto musicale della saga? Beh, per due motivi principali. Il primo fu strategico. Square e Disney vollero ricreare un punto di ingresso per i nuovi giocatori, proponendo una raccolta di 140 brani che raccontavano l'intera storia della serie attraverso la musica di Yoko Shimomura. In pratica una sorta di tributo, un archivio vivente e allo stesso tempo un modo per mantenere la saga visibile mentre Kingdom Hearts 4 entrava in fase di produzione. Il secondo motivo invece è più narrativo e forse molto più importante. Melody of Memory infatti è il capitolo di Kairi. È il primo gioco dove lei, finalmente, ha una funzione narrativa autonoma, senza essere rapita, congelata o bisognosa di protezione. La storia di Melody of Memory è semplice, quasi eterea. Kairi dorme e mentre è tenuta in uno stato di stasi dopo la battaglia di Kingdom Hearts 3, il suo cuore conserva memorie che Sora ha lasciato cadere mentre attraversava il labirinto del destino. Attraverso il potere della musica e del ricordo, Kairi ripercorre gli eventi della saga come se stesse suonando il filo della sua stessa esistenza. Ma ecco la parte cruciale. Rivivere le memorie non è solo un espediente per fare un best-of, è un modo per raccontare un dettaglio fondamentale del finale di Kingdom Hearts 3. Sora non è morto, è finito altrove, in un mondo oltre la luce e l'oscurità. Un luogo che non appartiene a nessuno dei due grandi poli dell'universo Kingdom Hearts. E questa rivelazione non la dà Kairi, la dà Ansem il Saggio, o almeno la versione di Xehanort. Grazie a questo, Melody of Memory diventa ufficialmente il ponte tra Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts 4, un ponte che nessuno si aspettava da un rhythm game. Il finale, inoltre, è un pugno allo stomaco. Kairi vorrebbe andare a recuperare Sora, ma Riku glielo impedisce. Il viaggio sarebbe troppo pericoloso per lei. E così Kairi resta indietro per allenarsi con acqua, mentre Riku si lancia da solo attraverso un varco e scompare nella luce. Melody of Memory si spegne così, con una promessa, con una porta, con un viaggio che sta per iniziare e con la certezza che quel gioco minore, uscito durante una pandemia, è in realtà il capitolo che cambia la direzione della saga. Melody of Memory non è un intermezzo, ma il vero epilogo di Kingdom Hearts 3 e il prologo di Kingdom Hearts 4. Missing Link era un progetto misterioso annunciato all'improvviso il 10 aprile 2022. Il trailer era breve, quasi criptico, una città luminosa e ordinata in stile vittoriano, una sorta di scala ad Caelum reimmaginata, e un narratore che parlava di antenati, eredità perdute e di un filo genealogico interrotto. Era chiaro fin da subito che non sarebbe stato un semplice spin-off. Missing Link era la storia che mancava tra Union Cross e Dark Road. Il suo stesso titolo lo diceva apertamente, era l'anello mancante della timeline. Inoltre, grazie a Melody of Memory, avevamo scoperto dove fosse finito Sora e Missing Link avrebbe dovuto, almeno in teoria, raccontarci perché quel mondo esiste. A differenza dei precedenti giochi mobile, avrebbe inoltre dovuto essere un
un action RPG 3D completo, con combattimento in tempo reale, verticalità, esplorazione libera, modellazione avanzata. In pratica, il primo Kingdom Hearts Open Sector su smartphone. Il gioco si presentava come un esperimento folle, una mappa geolocalizzata in stile Pokémon Go, i cui giocatori avrebbero potuto aprire portali e dare inizio a combattimenti direttamente dal mondo reale. Un'idea geniale e purtroppo quasi impossibile da realizzare. Missing Link era troppo grande per un cellulare, troppo pesante e soprattutto troppo ambizioso. In più, parte del pubblico era molto preoccupata perché, vedete, il fatto che giochi mobile come Union Cross o Dark Road avessero introdotto parti essenziali della storia di Kingdom Hearts non fu esattamente una cosa gradita da tutti. Anzi, la fanbase inoltre non era più la stessa del 2015, non voleva più gacha, missioni giornaliere, stamina, meccaniche social forzate. E per finire, Kingdom Hearts 4 stava divorando il team. Ogni mese programmatori, artisti e designer venivano spostati dal progetto mobile al progetto console. Missing Link iniziava quindi a svuotarsi, a rallentare e a vivere di posticipi. E alla fine il silenzio. Forse la cosa più pericolosa per un progetto mobile, perché quando un gioco mobile tace troppo, o sta per esplodere in un incredibile successo, oppure sta morendo. E infatti il 14 maggio 2025 arriva la notizia ufficiale: Kingdom Hearts Missing Link è cancellato. Il motivo? Beh, più di uno in realtà, ma principalmente riassumibili in 3 ragioni principali. La prima, Unreal Engine su smartphone non reggeva l'ambizione del progetto. La seconda era che il mercato gacha era in crisi tra problemi legali e saturazione del mercato. La terza, infine, era che ogni risorsa veniva costantemente spostata su Kingdom Hearts 4. La cancellazione, però, non fu un fallimento, piuttosto un salvataggio. Square Enix per la prima volta scelse di proteggere il brand e di non spremerlo. Mentre Nomura accettò di trasferire tutto ciò che Missing Link avrebbe dovuto raccontare direttamente in Kingdom Hearts 4. E questo perché, anche se Missing Link è stato cancellato come gioco, la sua storia era fin troppo importante per non essere raccontata. Ora, quando un'opera attraversa più di 20 anni di generazioni, console, crisi aziendali, rivoluzioni tecnologiche, cambi di motori grafici, di pubblico, e nonostante tutto continua a esistere, significa che non è semplicemente un fenomeno culturale, ma un vero e proprio organismo vivente. E Kingdom Hearts è questo, è un essere strano, luminoso, caotico, intricato, ma impossibile da ignorare. E nel suo viaggio ha costruito qualcosa che poche saghe al mondo possono vantare, ovvero un linguaggio tutto suo. La saga non è mai stata l'indie di nicchia, ha venduto oltre 36 milioni di copie, una cifra enorme per un JRPG di questo tipo. È ancora più sorprendente considerando che metà dei capitoli sembrano costruiti più come esperimenti narrativi che come veri e propri giochi. Eppure Kingdom Hearts è così amato da vivere anche fuori dall'universo videoludico. Il manga, scritto e illustrato da Shiro Amano, ha dato alla saga una versione più morbida, più dolce e spesso anche più chiara della trama originale. Un adattamento amatissimo, pieno di espressioni buffissime di Sora e soprattutto accessibile per i lettori più giovani. Il merchandising, dal canto suo, divenne un fenomeno globale, tra portachiavi e collane a forma di Keyblade e corone, figure, Funko Pop, felpe, artbook, peluche. Il vero cuore del linguaggio di Kingdom Hearts, però, resta il fandom. Dagli AMV su YouTube, ai forum, le teorie, le fanfiction, le fan art. Kingdom Hearts ha creato un'intera generazione di creativi. È vero, Kingdom Hearts è complicato e a volte anche inutilmente. La timeline è contorta, la lore sembra un labirinto e ogni capitolo apre 10 domande e ne chiude mezza. Inoltre, molti fan non ce l'hanno fatta. Alcuni hanno lasciato perdere, altri guardano costantemente il recap su YouTube e altri ancora dicono «Vabbè, mi piace lo stesso anche se non capisco del tutto». Ed è proprio questa accettazione che crea comunità. Cioè, non devi capire tutto Kingdom Hearts per poterlo amare. Non devi essere un archivista, ti basta avere
un cuore. E per chi dovesse chiedersi la ragione dietro una storia così complicata, la risposta è che questa è coerente con se stessa, segue regole sue e in quel microsistema le emozioni hanno più peso della logica, l'amicizia è più forte della coerenza narrativa e la luce e il buio, nonostante siano archetipi semplici, quasi infantili, funzionano sempre, perché sono universali e ogni generazione avrebbe bisogno di storie così. Inoltre, Kingdom Hearts ha un comparto musicale che non può e soprattutto non deve assolutamente essere ignorato. Le composizioni di Yoko Shimomura sono uno dei fattori che hanno trasformato Kingdom Hearts in un culto. E no, non è un'esagerazione. I concerti Kingdom Hearts Orchestra World Tour registrano sold out ovunque. Le persone piangono ascoltando Dearly Beloved, che è tra l'altro una delle colonne sonore più riconoscibili del mondo videoludico, ma c'è ancora un'ultima cosa che definisce Kingdom Hearts: il mistero. La saga infatti è costruita come un lungo enigma e ora che la storia di Xehanort si è chiusa, tutti gli occhi sono puntati sul prossimo grande architetto della trama, ovvero il maestro dei maestri, la figura più carismatica, inquietante e imprevedibile dell'intero franchise. E qui, ragazzi, nascono le teorie più folli, affascinanti e allo stesso tempo inquietanti. La più famosa di tutte? Beh, il maestro dei maestri potrebbe essere Sora. La teoria ovviamente non nasce dal nulla, le similitudini ci sono, come il modo di parlare, la leggerezza con cui affronta le tragedie e l'atteggiamento quasi meta di questo personaggio. Altri invece sostengono che potrebbe essere l'esatto opposto, ovvero una sorta di trickster che proviene da un mondo esterno al ciclo del Keyblade, mentre altri pensano semplicemente che sia una divinità narrativa. La verità? Beh, Nomura la sa perfettamente e sicuramente non ce lo dirà per ancora molto tempo. Ma il fatto che Sora e il maestro dei maestri condividano qualcosa è un dettaglio fin troppo interessante per essere ignorato, non credete? Inoltre Kingdom Hearts, ricordiamolo, vive di dettagli. E forse è proprio per questo che esiste un'intera generazione che considera Kingdom Hearts più di una saga, più di un videogioco. È un viaggio in cui ci siamo riconosciuti non perché siamo eroi, ma perché siamo cresciuti e cambiati insieme, empatizzando e imparando. Kingdom Hearts è confusione, è emozione, è la luce che nasce dal caos. È un racconto assurdo, incoerente, eppure perfettamente coerente con se stesso. Ed è per questo che forse da più di 20 anni siamo ancora qui, perché in questo viaggio senza fine il cuore resta e resterà sempre la nostra unica guida.